Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. In questa lezione vi voglio parlare di un comando secondo me molto interessante, molto comodo, che vi consentirà di modellare in maniera veloce e anche facile delle superfici anche piuttosto complesse. Questo comando si chiama Freestyle ed è un comando che è sempre esistito da quando Creo presenta questo nome, ovvero dalla versione 1 di Creo Parametric, se non eventualmente dalla versione 2 qualora mi ricordassi male. Quindi è un comando che in realtà c'è da parecchio tempo, anche se molto spesso tante persone ne ignorano l'esistenza perché non fa parte del loro lavoro quotidiano. Prima però di entrare nel vivo della spiegazione di questo comando, vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Il comando di cui vi voglio parlare appunto si chiama Freestyle e lo troviamo qui nella finestra delle superfici dove troviamo anche altri comandi per creare superfici. Il comando freestyle appunto è un comando che fa unicamente superfici ma che poi possono essere spessorate oppure solidificate oppure utilizzate per tagliare altri solidi. È un comando, lo clicchiamo, è un comando avanzato che in realtà presenta al suo interno tante funzionalità e normalmente si lavora con questo comando partendo da una primitiva che poi andremo a deformare, a modificare per ottenere la geometria che ci interessa. Le primitive le andiamo a prendere da qui, da questa libreria di primitive iniziali, ma non vi preoccupate perché poi si possono ampiamente modificare e quindi possiamo ottenere quello che vogliamo, anche partendo da un oggetto molto semplice come può essere una pallina. Le primitive a disposizione sono primitive aperte, quindi fatte da un'unica superficie aperta che può essere di forma circolare, di forma anulare, quadrata o triangolare, ma ci sono anche primitive chiuse che possono essere una sfera, un cilindro, un toroide, piuttosto che un cubo. Io quasi sempre parto da una geometria di forma sferica come questa. Quindi la vado a cliccare e mi viene creata questa primitiva di forma sferica all'interno del mio ambiente di lavoro. Spengo anche i piani, noterete che all'esterno di questa sfera abbiamo una sorta di griglia, è una sorta di cubo che in realtà consente di controllare la geometria interna della primitiva. E in effetti con il freestyle si lavora proprio in questo modo, quindi si vanno a selezionare o le facce o gli spigoli o i nodi o vertici di questa griglia di controllo e di conseguenza si vanno a fare delle modifiche perché quella sfera che vedete la potete considerare come se fosse fatta di plastilina o di pongo, di conseguenza può essere allungabile, deformabile, schiacciabile in vari modi, appunto utilizzando questa griglia. Io a questo punto ho selezionato questa faccia, vi faccio vedere che è sufficiente spostare quella faccia per allungare quella sfera e renderla un oggetto un po' più ovale, un po' più allungato, così come posso agire sui vari anelli che troviamo nel trascinatore 3D o sui vari ventagli che troviamo nel trascinatore 3D. Questa cosa la possiamo fare anche selezionando uno spigolo, anche questo lo possiamo spostare nelle varie direzioni, ma anche selezionando un nodo, anche questo può essere spostato e questo spostamento determina una modifica sulla geometria della primitiva. Adesso torno indietro perché in realtà il mio scopo in questo video è quello di mostrarvi le funzionalità principali per arrivare alla modellazione di un oggetto un po' più definito che può essere lo specchietto di un'automobile. Ok, quindi procediamo. Altra funzionalità importante è il fatto che se io seleziono una faccia di questa griglia di controllo, in realtà posso estruderla, ma non è l'estrusione che troviamo nella modellazione solida, si tratta semplicemente di raddoppiare la griglia di controllo in modo da avere una forma, diciamo, sicuramente allungata di questa sfera, ma con più punti di controllo da utilizzare. Quindi clicco su estrusione e noterete che abbiamo raddoppiato la griglia di controllo e dalla sfera siamo passati a una tic-tac, se vogliamo.
Altra funzionalità che può essere comoda per essere un po' più veloci, se usiamo il tasto centrale andiamo a utilizzare più volte l'ultimo comando utilizzato all'interno del freestyle, quindi basta fare un clic col tasto centrale per ripetere l'estrusione, ne faccio ancora altri due, in questo modo ottengo appunto un sigaro, quindi un oggetto molto molto allungato. Altra cosa che vi voglio dire è che comunque è molto comodo, a mio avviso, lavorare all'interno del freestyle utilizzando i vari orientamenti, ad esempio l'orientamento frontale piuttosto che l'orientamento dall'alto. Questo perché vi consente anche con un box di selezione di andare a selezionare una porzione della griglia su cui volete agire e quindi poi molto velocemente modificarla in maniera estremamente facile. Vi faccio vedere che ad esempio in questo caso la posso andare a spostare un po' verso l'alto e anche andare un pochino a ruotare in questo modo e poi qualsiasi cosa me la posso aggiustare un po'. Ok, e questo è un primo esempio di deformazione che posso fare. Altri aspetti. Posso anche andare a selezionare più facce della stessa della griglia o con lo shift se sono facce consecutive oppure anche con il control se invece sono facce non consecutive, in questo caso mi servono queste due, quindi uso lo shift e di nuovo faccio un clic col tasto centrale, in questo modo mi estruderà quelle, quelle due facce della griglia. Di nuovo, in questo caso però uso una mia macro, mi metto sulla vista dall'alto e vado a fare una selezione tramite box di quei due cubetti della griglia. A questo punto vi mostro anche un'altra operazione, a mio avviso molto comoda, che è l'operazione di scalatura. Fino adesso abbiamo utilizzato l'operazione di trasformazione, che è quella che mi consente di appunto spostare le facce della griglia o i punti o gli spigoli. Con scala invece vado proprio a scalare il volume delle varie porzioni della griglia. Quindi premo scala e noterete che appunto la scalatura può essere o monodirezionale, può essere con i ventagli bidirezionale, può essere premendo CTRL e agendo su un'unica freccia anche tridimensionale. Io in questo caso però in realtà voglio una scalatura monodimensionale da questa parte e in quest'altra direzione. Una volta che poi avete finito di scalare la griglia di controllo, vi consiglio vivamente di ritornare su Transforma, altrimenti vi potreste trovare un attimino in impaccio nel fare le operazioni successive. Ok, altro aspetto che possiamo fare, posso agire o sugli spigoli o sulle facce, in questo caso lo faccio su queste due facce, e posso fare delle divisioni ulteriori, cioè andare a creare delle ulteriori sottofacce della griglia di controllo che quindi mi aggiungono punti e spigoli di controllo su cui posso agire un po' più facilmente. In questo caso vado a usare questo divisione faccia che trovo qua. Sappiate che potrete fare divisioni della faccia con varie percentuali. Direi che in questo caso utilizzo il 10%, quindi vado a fare una divisione in realtà molto vicina. Questo messaggio per il momento lo nascondiamo. Ok, e questo ad esempio mi consente, tra l'altro una volta fatta quella divisione, le superfici sono già selezionate, quindi posso andare a fare uno spostamento di questo tipo. Ok, mi metto nella vista frontale e ad esempio mi posso divertire a fare alcune manipolazioni di questo tipo per dare una forma un po' più, se vogliamo, accattivante, che magari si avvicina al design che ci è stato ipotizzato. Poi lo vedremo, ma sappiate che possiamo mettere poi su dei piani delle immagini scansionate di quello che poi dobbiamo andare in qualche modo a riprodurre e questo ci può essere molto d'aiuto per
riferirci appunto a un disegno già fatto, anche un disegno manuale fatto a mano. Ci mettiamo anche nella vista dall'alto, andiamo a fare anche qui delle modifiche, ad esempio seleziono questi punti, li sposto un po', seleziono anche questi e li sposto un po' verso l'interno, anche qui per migliorare un po' la forma del mio oggetto. Ovviamente sto procedendo un pochino anche a braccio. Ok, mi metto nella vista frontale, seleziono questo elemento, lo sposto un po' verso il basso e direi che lo ruoto un pochettino. Ok. Altro aspetto interessante che vediamo subito è il fatto che se seleziono una o anche più facce, posso decidere quanto queste facce della griglia vadano a trarre la geometria interna. Normalmente diciamo, questo fattore di attrazione, se così lo vogliamo chiamare, è nullo, è posizionato su 0, ma è sufficiente spostare questo cursore e noteremo che quella faccia poi, se arriviamo al 100%, andrà proprio a coincidere con la faccia della griglia e di conseguenza avremo anche degli spigoli vivi in corrispondenza della faccia stessa, perché sicuramente in alcune situazioni questo tipo di soluzione può essere utile. Ok, andiamo a fare un'altra operazione che è la divisione di alcuni spigoli. Ad esempio potrei selezionare questo spigolo qua e dirgli che mi fa comodo per avere maggiori punti di controllo, mi fa comodo dividere questo spigolo in due parti e le vado a scegliere da qua. Di conseguenza questa divisione mi crea anche una manipolazione importante della geometria che è diventata un po' più squadrata se vogliamo, perché ci sono più punti di controllo che vanno a trarre quella geometria. Di conseguenza ho questa forma che è un po' cambiata. Ok, continuiamo. Direi che vi faccio vedere un altro comando molto interessante che è quello di poter selezionare ad esempio le due facce opposte di una griglia che adesso abbiamo a disposizione, che è un po' più fitta, gli posso dire di connetterle appunto con il comando connetti. In questo modo abbiamo questo effetto che magari ci può servire per rendere questo specchietto un po' più aerodinamico e consentire il passaggio dell'aria all'interno del braccetto dello specchietto. Poi sicuramente posso ulteriormente intervenire andando a deformare un po' questa geometria e renderla un po' più gradevole, un po' più ampia. Come vedete posso intervenire in vari modi. Altra cosa che posso fare è, ad esempio, selezionare queste superfici, direi fino a qui, con lo Shift. Poi se vado sul trascinatore 3D, premendo il tasto destro, posso dirgli di orientare il sistema di riferimento del trascinatore parallelamente al sistema di coordinate, quindi ai tre piani coordinati, e questo mi consente di fare uno spostamento, diciamo, un po' più accurato in questa direzione e quindi consentirgli di dargli una forma di questo tipo. Sicuramente posso anche agire su questo. In questo caso lo faccio un po' più liberamente, così come posso anche selezionare una catena di spigoli premendo Shift, di nuovo orientare questo sistema di coordinate sul sistema di riferimento di default e andare a fare una piccola deformazione di questo tipo agendo su questo anello. Ok, ovviamente tutte le correzioni sono possibili, ad esempio cambiando le varie viste, si può intervenire in vari modi su vari punti. A questo punto direi che vi mostro un ultimo aspetto che è quello di selezionare queste tre facce e semplicemente premendo Canch
o del sulla nostra tastiera andiamo proprio a eliminare delle superfici che non ci servono. Ok, a questo punto il nostro modello direi è completo, ovviamente è un modello di esempio, possiamo confermarlo e sappiate appunto che questa è una geometria fatta unicamente da superfici, è una geometria in realtà molto pulita dove tutte le superfici sono in tangenza tra di loro. È comunque una feature su cui ogni volta noi possiamo entrare e modificare facendo banalmente un modifica definizione. Ad esempio, posso essere un pochino spaventato volendo da queste superfici che forse sono un pochino troppo spostate indietro, oppure perché le voglio scalare un po' verso l'interno, quindi vado a fare un'operazione di questo tipo, in modo da avere dei raggi di curvatura su questo bordo meno evidenti. Sappiate che quando sono all'interno del freestyle posso decidere se vedere o meno la griglia di controllo, posso anche decidere se vedere le superfici in maniera anche approssimata mediante la modalità cubica, che però in questo caso probabilmente è meno comoda. Ok, a questo punto confermo di nuovo e ovviamente questo è un oggetto che volendo noi possiamo solidificare, possiamo spessorare, possiamo trattarlo poi come se fosse un solido dopo che abbiamo fatto queste operazioni, ma soprattutto è un oggetto che ci può servire per costruire tutti i solidi che poi dovranno comporre questo specchietto, perché sicuramente questa è una bozza, una prima bozza di superficie che però poi andremo a ingegnerizzare perché sicuramente lo specchietto sarà composto da più oggetti che dovranno essere montati l'uno sull'altro e quindi partendo da questa superficie noi possiamo farlo in maniera abbastanza veloce ed efficace e ovviamente parametrica. Ok, questi sono ovviamente i primi passi su questo strumento, sicuramente molto importante, cercherò di farvi altre lezioni, di approfondimento. Ok, un abbraccio a tutti, ciao.